Io sono Eleonora Chiari e Sara Goldschmidt. Abbiamo iniziato le prime mostre risalgono penso nel 2001, ma abbiamo iniziato a lavoravamo da anni insieme, ci siamo incontrate, Sara aveva una camera oscura dove stampava le fotografie, io avevo una grande passione per la fotografia. Quindi ci incontravamo in camera oscura e lì è nato il nostro sodalizio, la nostra grande amicizia anche attraverso questa passione. E, E ci siamo conosciute anche attraverso questo gruppo politico, che era un gruppo di donne che studiava il cyberfemminismo, per cui noi siamo nate come anche due attiviste, oltre che nella nostra ricerca visiva. C'è una ricerca inizialmente legata anche al femminismo, perché le teorie femministe, soprattutto postmoderne e americane, di quegli anni hanno molto influenzato il nostro approccio. Anche la scelta di chiamarci Goldi e Chiari inizialmente è stato come un'astrazione dai nostri nomi e cognomi, ma trovare un nome unico scritto in minuscolo che rimarcasse un nome collettivo. Era l'epoca di Luther Blissett, anche un nuovo modo di fare politica. Uno dei nostri primi lavori nel 2002 era questa performance che abbiamo fatto nel mare, che si chiama Lotta sommersa, e siamo io e Eleonora dentro l'acqua con due pugni alzati che si vedono, proprio si vede solo il braccio che esce dall'acqua, ed effettivamente è stato molto complicato fare quel lavoro, ed era, devo dire, inizialmente nelle opere c'è un sentimento, un interesse per il simbolico politico, ma sempre riportato ai nostri corpi, al nostro modo di sentire. Per esempio quel lavoro era una riflessione sul simbolo del pugno chiuso, però allo stesso tempo era il nostro essere artiste e come ci rapportavamo al mondo dell'arte, per cui noi volevamo entrare in relazione con il mondo dell'arte, ma allo stesso tempo ci sentivamo delle outsider totalmente, per cui c'erano questi elementi di conflitto, devo dire, nel lavoro molto, molto forti, che dipendevano dalla nostra provenienza, dal nostro approccio. Ho un po' difficoltà, devo dire, a dare una definizione di questa domanda, perché effettivamente io ho una formazione da autodidatta, quindi perché ho scelto a 18 anni di intraprendere una formazione sociologica, perché sono laureata in sociologia, ho fatto degli studi appunto filosofici e sociologici, ho deciso di non voler andare all'accademia, ma e quindi di studiare da autodidatta. In giovane età, 18-19 anni, quando inizi quel percorso, gli insegnanti hanno la capacità di indicarti una strada. Allora, quelli più lungimiranti credo hanno la capacità di darti degli stimoli e di insegnarti anche delle tecniche che ti possono aiutare, però allo stesso tempo ci sono forse anche altri insegnanti che possono essere dei cattivi maestri, per cui possono chiudere delle possibilità al posto che aprirle. Ecco, quindi è molto delicato secondo me il tema della formazione. Per quanto riguarda la mia esperienza personale,
Sono stata molto fortunata perché sono stata molto libera. Sicuramente ho delle lacune in alcuni ambiti, però ho un'esperienza di formazione, per esempio con questo workshop, questa esperienza di workshop e mostra a inizio della nostra carriera nel 2001 alla Fondazione Olivetti, nel quale ricevemmo le visite di 2 visiting professor ogni giorno, che erano artisti e curatori, che furono veramente un'esperienza per noi molto, molto importante, di grande insegnamento, ma che erano poi le loro esperienze personali come artisti, per cui è stato, su quello devo dire che è stato molto interessante. Sicuramente i curatori per i giovani artisti possono essere una compagnia, dei compagni di viaggio e anche dei maestri in questo senso. Se hanno il ruolo di cura, nel momento in cui curano e seguono il processo di un artista, a mio parere, più che se vogliono dare un corso alla carriera o comunque al lavoro di un artista, a mio modesto parere. Allora, io ho una formazione artistica, ho fatto il liceo artistico e frequentato l'accademia. Non mi sono diplomata perché ho fatto una scelta a un certo punto di lasciare l'accademia e imparare lavorando. Ero molto interessata al mezzo della fotografia e quindi ho deciso di prendere una strada diversa, un po' autodidatta o con una scuola che mi inseriva direttamente nel mondo del lavoro, quindi ho fatto per anni assistente a vari fotografi. Penso che rispetto al mio periodo e a questo la scuola ha subito una grande evoluzione, nel senso c'erano delle accademie in Italia, delle accademie d'arte, adesso ci sono molte scuole specializzate. C'è anche una visione, a mio parere, multidisciplinare rispetto all'accademia, era pittura, scultura, decorazione o scenografia, quindi era un po', secondo me, un'impronta un po' già antica rispetto al contemporaneo, alla visione del contemporaneo, quindi questo noto un cambiamento rispetto a questo. Poi alcune cose invece no, trovo che siano nel corso della pratica e della vita le stesse, nel senso che figure che si possono incontrare come i curatori, figure come anche i collezionisti, ci sono delle persone che ci hanno dato un grande stimolo, anche un dialogo di grande passione, di grande conoscenza. E attraverso poi la pratica, che è quella con Sara, ma che è anche quella del lavoro, quindi delle mostre, del fare, e quella è anche stata una grande scuola con dei grandi incontri. Quindi penso che ci sia tuttora, nel senso che il ruolo anche del workshop qui è molto interessante perché è uno scambio sia per i giovani artisti che anche rispetto per noi è una grande forma di arricchimento poi, si dà del dare e del ricevere, quindi che abbiamo avuto anche noi, come diceva Sara, durante alcuni workshop all'inizio della nostra carriera. Ne abbiamo parlato tanto precedentemente. Quello che ci interessava e su cui siamo state molto attenti è non dare e non fare un progetto già
prepensato, preorganizzato, perché sapevamo di iniziarla a incontrare e lavorare con dei giovani artisti, quindi già formati nel loro lavoro, che stanno portando avanti ognuno sul loro progetto. È stata una sfida su questo, perché volevamo che partisse comunque da loro, riuscissero a dare ognuno la sua identità e la sua forma d'arte, però poi confluenza in un'unica opera. Quindi abbiamo lasciato molto aperto questo workshop e l'idea che abbiamo avuto era di portare 6 elementi che venivano da noi, che erano questi 6 specchi di una dimensione di 70x115, che è una delle dimensioni che noi utilizziamo. Il media dello specchio è in quest'ultimo periodo del nostro processo è il media fondamentale che abbiamo scelto, è la sintesi poi di tutto un percorso che abbiamo fatto, e di inserirli nello spazio, non per poi farci un lavoro, però poi per iniziare a convivere, rifletterci, parlare della visione, della prospettiva e iniziare da questo punto con loro un dialogo e portarli in questi giorni avanti per trovare un lavoro. Il primo giorno è stata una giornata di conoscenza, di ascolto, abbiamo fatto tutti gli studio visit privatamente, ognuno ha preferito mostrarci il proprio lavoro nello studio in relazione diretta, e quindi sono stati 6 autoritratti del loro lavoro in quella giornata. Gli abbiamo chiesto di pensare a un autoritratto che poteva essere un autoritratto di se stessi in questo momento, perché gliel'abbiamo chiesto perché è una pratica per noi molto comune nel nostro lavoro di realizzare un autoritratto di noi stesse durante un ciclo di ricerca o di lavori, per cui gli abbiamo fatto vedere alcune dei nostri lavori, dei nostri autoritratti, e gli abbiamo chiesto di pensarli anche in termini non per forza di autoritratto classico, ma di anche autoritratto attraverso un'opera. E quindi abbiamo iniziato a parlare di come ritrarsi, e lo specchio in questo, secondo me, ha giocato un ruolo di riflessione sullo sguardo che c'è verso il lavoro, il dialogo con se stessi e con gli altri in relazione, anche un po' discutere di a che punto sei con la tua ricerca, cioè questo è un po' il punto di domanda, che noi siamo arrivate più con delle domande che con delle risposte, sinceramente. I ragazzi hanno avuto il tempo di dare le loro risposte e nello specifico dopo questi step siamo giunti a un risultato secondo me molto interessante, perché loro stessi hanno parlato di queste finestre blu della manifattura tabacchi, e a quel punto siamo andati a fare una visita all'interno dello spazio, le abbiamo viste e abbiamo visto anche come quella riflessione cambiava completamente lo spazio, la percezione, e quindi dopodiché abbiamo deciso insieme, si sono trovati tutti quanti d'accordo nel pensare di realizzare delle finestre che per ognuno, come se fossero per ognuno la propria finestra, che è anche un po' una proiezione del proprio studio. In qualche modo tu hai, è come se restituissi uno sguardo
attraverso quella finestra della tua esperienza poi in questo spazio, con la memoria della storia di questo spazio, per cui rimarrà questa impronta e questa finestra dipinta di blu da ognuno di loro. Gli abbiamo lasciato la totale libertà di decidere anche la modalità che caratterizzeranno poi il cortile anche attraverso la luce, il colore, quindi siamo molto contente del risultato che è stato raggiunto in questi pochi giorni, perché due giorni e mezzo. Sì, no, poi c'è un altro elemento che ho trovato molto interessante, che era uscito dalla presentazione rispetto al nostro rapporto anche, Sara parlava di rimozione con la storia e quindi anche con il tempo. Abbiamo molto parlato del tempo, lo specchio ci aiutava anche a analizzare e discutere con loro di questo argomento che per noi è molto importante. Queste finestre blu, queste vernici blu che loro che tra forse qualche anno non ci saranno più perché verrà tutto ristrutturato e cambierà comunque una parte della sua identità estetica, diciamo, in questo luogo, quindi ricostruirono in un presente una forma di storia di quello che era poi nel passato. Attraverso però ogni finestra rispecchia anche la loro presenza che sono passati qua e hanno lasciato la traccia però di un lavoro installativo che è un unico lavoro fatto a più mani, quindi devo dire che noi siamo molto contente poi del rapporto che abbiamo avuto, del risultato, del loro anche entusiasmo rispetto a questo, che vederli che hanno trovato poi una chiave su questo che non è un percorso facile, era tutto molto aperto, quindi non sapevamo poi dove saremmo arrivate, se saremmo arrivate a un punto e quale. Quindi. Ma la prima cosa che mi viene in mente è la speculazione edilizia, nel senso che gli artisti o comunque i luoghi dove gli artisti hanno scelto di vivere o di lavorare spesso sono poi diventati delle zone di grandissimo interesse anche immobiliare. Spesso gli artisti quando si muovono poi il mercato li segue dal punto di vista della posizione. Gli artisti secondo me allora intanto sicuramente hanno bisogno di spazi, la necessità che noi sentiamo, ma che anche magari da più giovani quando avevamo meno mezzi, è la necessità di avere un luogo di produzione, per cui tutta una serie di strumenti che ti possono essere utili per realizzare un lavoro. Quindi una residenza come questa ha sicuramente un'importanza forte, primo per la condivisione che accade in questo tempo, ma anche nella possibilità di produrre dei nuovi lavori. E nello specifico ti dicevo come secondo me avere una sala di posa, un luogo dove proiettare un'opera, un eventuale forno per realizzare ceramiche, una zona dove si può lavorare con la coreografia o la danza possono essere delle opportunità importanti per un artista giovane, ma anche mid-career, che non è detto che abbia questo tipo di possibilità. Allo stesso tempo immagino che avere degli artisti qua in un luogo che si sta riqualificando è un modo per avere comunque anche nuove idee continue anche nella combinazione di diverse forme di creatività, per cui gli artisti aggiungono sicuramente la loro
identità e possono entrare in dialogo con altre realtà che lavorano qui, magari in modo più industriale o artigianale. È interessante. Nel nostro caso, per esempio, spesso collaboriamo con artigiani e, per esempio, avere un'occasione di avere più persone che lavorano in altri campi può essere interessante anche per un artista. Beh, io penso che sia proprio faccia parte della storia dell'arte, cioè l'arte è quel che è anche un termine anche contemporaneo, quel valore aggiunto, cioè è qualcosa che fa parte che proviene da una cultura e che può dare cultura. È un'estetica forte ed è, come dicevo prima, in un momento dove c'è una grande multidisciplinarietà, è sempre più interessante anche il scambiare saperi e quindi convivere anche con queste realtà, in questi luoghi dove si produce dall'architettura del luogo, si produce sapere, si produce arte e ci sono, penso, degli scambi sia economici che culturali forti, e quindi questo è anche quel in più che fa sì che un luogo diventi un luogo di produzione, ma anche di convivenza, di sviluppo e di incontro, quindi che ci sia un interesse anche dall'esterno che crea un flusso anche di persone. In questo caso, questo luogo, c'è il ristorante, ci sono degli artigiani, ci sono degli stilisti, ci sono delle scuole, c'è gli artisti, quindi è un luogo che è forte dall'interno ma attrae anche dall'esterno perché dà. Sì, credo che un artista possa dare sempre una prospettiva nuova o differente a un progetto magari come questo, io credo in diversi campi. Puoi ribaltare lo sguardo, comunque vedere da un altro punto di vista un'attività che magari tu percepisci sempre nello stesso modo perché ha uno scopo e una routine. Un artista può darti uno sguardo completamente differente. Sì, perché poi il discorso che diceva Sara sul fatto di una parte anche di come si muovono gli artisti, c'è tutto quanto un interesse economico, quindi lei è stata molto chiara e io condivido questo pensiero perché lo abbiamo vissuto, abbiamo visto i flussi attraverso noi stessi ma anche attraverso amici artisti, anche a livello sia nazionale che internazionale, quindi per noi è molto chiaro quello come si muovono queste architetture e questi interessi anche economici rispetto a dei luoghi che poi si sviluppano, però trovo molto anche interessante e positivo perché spesso e volentieri sono riqualificazioni di posti che se no non avevano vita, non avevano più vita e quindi vederli riprendere vita, cambiare, ricostruire un'identità tenendo conto anche dell'identità precedente, come in questo caso la manifattura tabacchi, è un progetto affascinante.